Ciao ragazzi, benvenuti in questo video. Alcuni di voi mi hanno contattato sia su Facebook che su Instagram chiedendomi: Gabri, come fai a fare il color pelle? E in questo video vi farò vedere come realizzo io una base di color pelle che utilizzo la maggior parte delle volte per i miei modelli. Andrò ad utilizzare dei colori Vallejo, un rosso 71003, un giallo 71002, del bianco 71001, del marrone scuro 72744 ed un po' di blu 71004. Io vi consiglio di esercitarvi con dei colori acrilici. Non è difficilissimo fare il color pelle, però magari all'inizio appena possibile compratevi anche dei colori acrilici da €1. Magari se sbagliate con dei colori che appunto costano poco e non sbagliate con colori più costosi che sono i Citadel e i Vallejo. Allora io inizio sempre con mescolare un po' di rosso, poi aggiungo un po' di giallo. Mano a mano andrò ad aggiungere del Vallejo Thinner per far amalgamare il colore e renderlo utilizzabile anche per aerografo, e comincio a mischiare. Il colore è ancora troppo scuro, quindi aggiungo più giallo e raggiungerò la tonalità di arancione. Un po' di thinner, ancora del giallo, ed ora andiamo a schiarire l'arancione con il bianco. Altro po' di giallo e di bianco. Giallo. Ok, ora aggiungo giusto una puntina di blu, ma giusto un poco. E vedete che il colore già comincia a formarsi. Ok, ora aggiungiamo un po' di marrone. Ok, direi che ci siamo. Eccolo qui. Il color pelle, almeno come l'ho imposto io. Da questo momento in poi potete aggiungere il rosso poco alla volta per magari renderlo più roseo, magari come ho fatto io nell'altro base che ho fatto. Io utilizzo questo nella mia boccettina riciclata Citadel. Come base può andare anche bene. Quello lì Citadel della Kingsley Flash invece è leggermente più chiaro, però io preferisco farmi la base di color pelle per magari ne posso utilizzare di più e non stare attento alle boccettine della Citadel che contengono poco colore e finiscono subito. Possiamo continuare ad aggiungere il rosso per renderlo più vivace, oppure continuare ad aggiungere il giallo ed il bianco per schiarirlo ancora di più, oppure possiamo continuare ad aggiungere il marrone per renderlo ancora più scuro. Basta che non si esageri troppo con il blu, se no non viene fuori una cosa abbastanza decente. E in definitiva ho versato il colore in questa boccettina di Vallejo riutilizzata. Ho aggiunto solo un pizzico di rosso per renderlo leggermente più vivace ed eccolo qui.
ovviamente diluito come vi ho fatto vedere con il thinner Vallejo ed utilizzabile anche quindi per aerografo. Spero che il video vi sia stato utile. Vi invito ad iscrivervi e a lasciare un mi piace e ci vediamo ad un prossimo video.